Carissimi pellegrini e pellegrine di Arete, questo qui praticamente sì, incidente parte 4, nonostante pensavo di aver chiuso il video con tre capitoli, perché praticamente Alessandro, che è un mio carissimo, veramente un carissimo amico dai tempi di scuola di design, e, e che tra parentesi è uno dei tre Patreon che iniziali proprio storici, di quei tre amici che proprio coinvolto a calcio entrano nel Patreon per darmi una mano. Insomma, siccome Alessandro mi conosce, io l'ho conosciuto esattamente un paio di anni dopo che ho fatto l'incidente, perché dopo l'incidente ho detto ho passato quasi un anno a fare fisioterapia, quindi 3 mesi all'ospedale e 8 mesi di fisioterapia, insomma fa quasi un anno. E poi dopo quell'anno lì è passato un pochettino di tempo in cui mi sono dovuto assestare, perché all'inizio ancora non camminavo bene e tutto quanto, e poi mi sono iscritto a scuola di design e lì ho conosciuto Alessandro. Praticamente Alessandro mi ha visto in tutta questa fase mia di cambiamento, no? Proprio quindi post incidente, che mi riaffrontavo a iniziare un capitolo nuovo della mia vita, e Alessandro, quando ha visto i 3 video dell'incidente, mi ha detto: tu l'hai fatta troppo semplice. Dice, ti sei dipinto, no? Come se fosse stato tutto facile, dice, quando in realtà dice, io a te t'ho visto soffrire parecchio, combattere parecchio, e dice la cosa che poi dice mi ha spinto e mi ha fatto legare tanto con te, no? Era proprio questa tua testardaggine, no? Questa voglia di combattere a tutti i costi e di non date per vinto, no? E quindi comunque di resiste proprio fino a denti stretti, insomma. E dice, però tu nel video l'hai raccontata un po' troppo come se fosse stato tutto semplice, come se ci avessi avuto questa positività innata. È una cosa interessante, dice, vedi, è bello perché ogni tanto averci amici, e ogni tanto, insomma, poi non esageriamo, troppi amici poi insomma fanno pure male, ma vabbè, dico, ogni tanto è bella averci amici, dice, è bella averci amici perché giustamente le fanno da memoria, no? Le fanno da memoria, perché giustamente, non lo so, non so come dite, magari ti capita che hai passato pure dei periodi assurdi della tua vita, no? Però una volta che l'hai superati, sembrano tranquilli, no? Perché però lì per lì ti scordi nel momento di quanto erano stati difficili. Però siccome Alessandro mi ha visto da fuori, probabilmente si ricorda una versione leggermente diversa di me, no? O forse una versione che quei problemi li stava ancora cercando di superare, o comunque stava cercando di trovare gli strumenti per superarli, e quindi mi si ricorda molto più, più sofferente. Però insomma, proprio sì, preso in questo processo che insomma, ecco, a detta lui, per me è stata insomma una grossa lotta continua con me stesso. Come dite, so tutte e due, non lo so, voglio dire, è interessante, cioè sta visione che c'ha di Alessandro come memoria esterna di me, di una persona che a me è molto cara, che mi vede da fuori, è una cosa molto interessante, voglio dire. Sì, comunque da una parte penso sia indubbiamente vero, cioè mi rendo conto pure adesso che, che è un processo continuo, cioè non è che te decidi voglio diventare una persona buona, voglio impegnare per fare un mondo migliore. Oddio, scusate, senti che parolone, mi dovreste veramente venire a menare adesso qui, se ve lo dico, sto a Tokyo Midtown, venitemi a menare, senti che roba sta di comunque sì, per fare un mondo migliore, no? Per aiutare persone e per quindi vivo una vita, per non solo per vivere una vita te migliore, ma anche per regalare agli altri una vita migliore. È un processo costante, è un processo costante, indubbiamente, che non è e quindi ovviamente richiede attenzioni costanti, no? E forse, non lo so, ecco, forse magari, non lo so, forse la differenza magari è proprio qua, no? Voglio dire, il fatto che comunque sia un processo costante, magari te può far sembrare, visto da fuori, che io sto sempre in lotta, però siccome per me è un processo costante, e quindi insomma io dite, questa lotta non la percepisco tanto, proprio perché è un processo costante, capito? Poi io dite, quindi magari, esatto, visto da fuori sembra tuttora adesso, no, che sto veramente in continua lotta con me stesso, e da una parte voglio dire ci sto, perché è molto, cioè, non so come dite, è facile, no? Voglio dire, lasciarsi andare,
sai, oggi è una bella giornata, me ne vado al prato, non faccio niente, oppure mi metto che ne so, a giocare ai videogiochi, oppure mi rilasso, e invece no, non c'hai questa libertà mentale, capito? Te sto di, c'hai sempre, no? E comunque che ti senti continuamente che c'hai i minuti contati, perché poi è così che mi sento io, capito? Voglio dire, mi sento che ho i minuti contati, cioè voglio dire, ho imparato a non dare per scontato neanche un secondo della mia vita, capito? Visto che comunque stavo per morire a 20 anni, non do per scontato manco un secondo della vita mia. E guarda che bello, fuori dalla finestra, facciamoci un secondo, poi riusciamo, guarda che figo. E dico sì, no, quindi ecco, ho detto, è come se ti ci avessi un timer, no? Sulla testa, che non sa quando finisce, e io mi sento così ogni singolo momento, no? Quindi non c'è un istante, no? E neanche adesso, capito? Voglio dire che in cui non penso che cosa posso fare non solo per migliorare me stesso, ma comunque per dare qualcosa alle persone che ho vicino, qualcos'altro, insomma. E non lo so, ecco, dite sì, da fuori e comunque può essere vista come una lotta costante e continua, però non lo so, da dentro a me mi sembra l'unico modo in cui riesco a vivere. Cioè non so come detto, oramai non mi riesco non solo a non immaginare in maniera diversa, capito? Cioè nel senso posso cambiare tante parti dei miei atteggiamenti, voglio dire, ho avuto tante relative rinascite, mi sono reinventato tante volte, anche perché poi dopo lì ad esempio Alessandro, sai, non so, voglio dire, sono venuto qui in Giappone, poi ho avuto altri 100.000 cambiamenti, quindi insomma, nonostante però cambi e cambino tante altre cose di me, e questa parte comunque continua a rimanere costante, no? Questo continuo sentire questo ticchettio, no? E continuate a vivere ogni veramente singolo momento come se fosse l'ultimo, no? E quindi c'hai delle cose molto importanti da fare, no? Perché non puoi aspettare, non è che dici questo lo faccio domani, perché domani potrebbe non esserci, no? Quindi devi assicurare che la sera, prima di andare a dormire, no? Tu hai fatto veramente tutto quello che potevi fare per costruire a te stesso e a tutti quelli che ci avvicino un futuro migliore, no? Però ecco, non lo so, sì. Niente, comunque vabbè, Alessandro ci teneva, diciamo che forse Alessandro ci teneva a dire che visto da fuori, ecco, insomma, non sembrava un processo così scontato o forse così tranquillo come l'avevo dipinto. Dice però in realtà dice visto da fuori dice sembra una lotta continua, ma addirittura definito testardo per certe cose. Sì, mi reputo una persona testarda, sì, perché come fai a dare, cioè Alessandro, immaginati, fai finta che oggi fosse l'ultimo giorno della tua vita, ok? Ma te non ci proveresti fino alla morte, qualsiasi cosa avessi voglia di fare. Cioè, hai capito da dove viene fuori la testardaggine? Cioè, tu immaginati che oggi fosse l'ultimo giorno della tua vita, ok? E qualsiasi cosa tu c'hai da fare, Alessandro, non è che ti accontenti se uno ti dice no. Che te sto di, immagina che te c'hai da fare una cosa e uno ti viene a dire no, non la puoi fare. E te credo che poi diventi testardo, no? Tu gli dici no, senti amore mio, questo è il mio ultimo giorno della mia vita, io non è che mi fermo di fronte a un no, capito? Cioè, viene tutto da lì, capito Alessandro? Viene tutto da lì. Cioè, non è che, non so come dite, non è che, ti assicuro che se tu ti vivessi tutti i giorni della tua vita come se fossero gli ultimi, non sarebbe una lotta, cioè sì, sarebbe una lotta, però non so come dite, questa sarebbe tutto così, insomma, automatico, capito? Voglio dire, non sarebbe proprio neanche minimamente, cioè, ti verrebbe tutto veramente in automatico, capito? Per quanto possa essere una lotta, cioè non è che ti puoi accontentare un no, capito? L'ultimo giorno della tua vita. E sai, questo è il tuo ultimo giorno della tua vita, e cioè, guarda, devo fare questa cosa? No. E allora vabbè, pazienza, non la faccio, ma no, figurati. Combatteresti fino all'ultimo momento, capite? E così poi sostanzialmente è come mi sento io. E vabbè, questo è quanto. Ci vediamo allora, ok? Veramente sì, ce la finiamo qua, sono quasi passati pure 10 minuti. Alla prossima, magari probabilmente sarà un incidente parte 5 di 3, non lo so, però insomma, vabbè, spero che questo qui vi abbia fornito ulteriori luci. Qua stanno a fare qualcosa, aspetta, questa non si sa che c'è in testa sta ragazza, aspetta, guarda, sta di fronte a me dall'altra parte, stanno a fare delle riprese, ma non so sta signora, questa probabilmente c'ha tipo un headset di realtà virtuale, non lo so, c'ha qualcosa in testa,
probabilmente si sta a vedere qualcosa, ah ecco che se, non lo so, stanno a fare qualcosa tipo di arte, sì, probabilmente sì, stanno a fare qualcosa di arte, è molto 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 interessante, me ne vado e probabilmente qua non si possono fare riprese, e vabbè ci siamo beccati pure questo evento che non era assolutamente in programma, e vabbè è un bacione allora, ok? E ciao, ciao.